Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi ti parlerò di intonazione. È davvero possibile imparare ad essere intonati? Partiamo dalla premessa che essere intonati non significa saper cantare. Ci sono persone intonate che non sanno cantare. Magari hanno difetti o problemi tecnici, oppure non hanno una buona respirazione, stringono la gola, il suono è instabile, eccetera. E ci sono bravi cantanti che hanno difetti di intonazione. Per quest'ultima affermazione però specifico subito. Ho detto difetti, non gravi problemi di intonazione. Perché se è vero che le imperfezioni ci sono sempre e ci rendono umani, è anche vero che essere stonati certamente ci preclude la possibilità di essere dei bravi cantanti. Possiamo quindi concludere che essere intonati non è una condizione sufficiente per saper cantare, ma è comunque una condizione necessaria. Detto questo, credo fermamente che chiunque con l'esercizio possa raggiungere un livello di intonazione accettabile. La maggior parte di noi ha un orecchio relativo, quindi salvo quelle persone fortunate che nascono con un orecchio assoluto, dobbiamo esercitarci per migliorare la nostra capacità di intonazione, che si può ricondurre quindi a una questione di orecchio. Chi ha l'orecchio assoluto sente un suono e immediatamente lo riconosce. Chi ha l'orecchio relativo invece deve fare dei collegamenti, dei passaggi mentali per poterlo riconoscere. Tutto questo riguarda l'identificazione di note, scale e anche appunto l'essere intonati. Ma cosa significa essere intonati? Banalmente significa sentire un suono esterno a noi e riuscire a riprodurlo con la nostra voce alla stessa altezza tonale. Per quanto riguarda invece una serie di suoni, questi sono posizionati in una tonalità e scala musicale specifica. Essere intonati, in questo caso, significa cantare nella tonalità corretta senza mai staccarsi da essa. E come si allenano queste capacità? Semplicemente con due esercizi: ascoltando molto e cantando molto. Più ascoltiamo, più cantiamo e più ci accorgiamo dei nostri errori. Ancora meglio è essere seguiti da un vocal coach che ti faccia notare ogni volta gli errori che fai, e dopo che te li ha fatti notare vedrai che anche tu inizierai a notarli e non potrai più farne a meno. Questo è il modo migliore poi per superare i tuoi problemi. Un'ultima riflessione. C'è da dire che ognuno è fatto in modo diverso e se qualcuno nasce naturalmente con un buon orecchio musicale, qualcun altro risulta un pochino meno portato. Se ci pensiamo è così in tutte le discipline. Quasi tutti possono raggiungere un buon livello in quasi tutti i campi, nello sport, nel canto, nella letteratura, eccetera. Ma pochi riescono a eccellere davvero. Questo dipende da quanto potenziale ha una persona e quanto riesce a farlo emergere con il duro lavoro. Concludo però dicendo che nel caso del canto so per certo di alcuni che nonostante tanti anni di studio ancora non riescono a ottenere una intonazione accettabile. Purtroppo può capitare, però io consiglio sempre di non arrendersi mai, ma di continuare a esercitarsi e a pretendere di più da se stessi. Solo così si può migliorare davvero. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio video corso completo, trovi il link in descrizione. Per qualsiasi domanda, scrivila nei commenti. Ti aspetto settimana prossima per una nuova pillola sul canto. Ciao!